Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana dal 19 al 25 agosto, sia nella parte generale sia nella parte amorosa. Abbiamo questa Luna potentissima in Acquario che ti è a favore, nel senso rivoluzioniamo il concetto stesso del relazionarsi alle emozioni. Le emozioni sono la luna, la parte inconscia, e come ci relazioniamo a queste emozioni. L'approccio acquariano è quello di entrare in l'acquario, è proprio l'amore per l'amicizia, intesa come la fedeltà assoluta al grande sentimento che i greci chiamavano filia. E quindi con amore, con amicizia mi approccio alle mie emozioni, che sono dei, divinità. E quindi andiamo a vedere questa settimana con questo approccio cosa accadrà e come adoperarci al meglio per il nostro massimo successo. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, per implementare il lavoro di creazione consapevole. Allora, vediamo nella parte generale qual è l'approccio sciamanico questa settimana, quindi cosa accade, linea generale, e poi ci vediamo l'amore. Cosa accade? Qual è l'approccio sciamanico? 19-25 agosto, Gemelli. Il corvo, una trasformazione. Arriva una trasformazione in linea generale. Numero 13 corrispondente anche all'arcano morte. Arriva una trasformazione. Allora, il corvo è colui che porta una verità. Il corvo è un animale totem che porta una verità. La sola verità possibile ha a che fare con l'amore inteso da un punto di vista onnicomprensivo. Ogni persona che incontri è una maschera del divino e quindi la verità di questo, la verità a cui ti porta il corvo è proprio questo. Tutte le situazioni, gli espedienti che utilizza la tua anima per l'espansione hanno come unico scopo l'amore. Ritrovare amore come nel mito di Amore e Psiche. Quindi ogni tipo di karma, ogni tipo di blocchi, resistenze, sono tutte funzionali e propedeutiche al ritrovare amore come nel mito di Amore e Psiche. E ve lo racconto bene nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. E l'amore, ogni ostacolo che incontriamo lungo il nostro cammino è inteso come ostacolo sul lavoro, sulla famiglia, con le persone, ogni cosa, l'anima è un espediente. Questa è la verità. E avverrà una trasformazione in tal senso, cioè l'acquisizione di tale verità, facendo un'esperienza. Ok. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi cosa accade. In linea generale vediamo dove punteranno di più l'attenzione. Gemelli, settimana che va dal 19 al 25 agosto. Cinque di spade, 4 di coppe. Che succede qua, ragazze? 4 di bastoni. Guarda, io ti dico, se eravate preoccupate per una vostra stabilità o anche per il lavoro o per la vostra casa, ci possono essere un po' di... Allora, qua mi dicono che a livello di stabilità, di lavoro personale o del vostro sentirvi stabili va tutto bene. Ci possono essere o ci possono essere state, prima di questa settimana, un po' di insoddisfazioni, 4 di coppe, di natura emozionale. Un po' di tensioni vostre mentali che hanno portato un po' di insoddisfazione, la voglia magari di non uscire o di non fare tanto. Sappiamo siamo una settimana molto accelerata, no? Abbiamo vissuto il Ferragosto, insomma questa è una settimana molto accelerata da un punto di vista evolutivo, un po' di demotivazione da un punto di vista emozionale, un po' di tensioni dovuti a questa demotivazione o viceversa. Con il 4 di bastoni mi dice che queste situazioni si risolvono, cioè 4 di bastoni mi parla di stabilità, mi parla di ritrovo di una stabilità interiore, ritrovo
anche di persone con le quali ti senti stabile, o anche ritrovare armonia in casa, ritrovarsi in armonia in casa, da che c'è potuta essere un po' di disarmonia in casa. Vediamo due altre. Sì, c'è la stella, la guarigione, la sanazione e una perfetta comprensione di quello che accadrà. Guarda, se abbiamo avuto un po' di tensioni, un po' di demotivazione emozionale, la stella mi parla della sanazione di queste dinamiche di tensioni un po' mentali che ti davano demotivazione. E l'asso di spade è la tua chiarezza mentale, anche nuovi inizi rispetto a una tua ripresa sotto più fronti, da un punto di vista psicofisico e spirituale, mi spiego? E anche di nuovi inizi mi parla l'asso di spade, che partono da comunicazioni, nuovi inizi di stabilità, può parlare di più ambiti comunque, mi sta parlando in linea proprio generale questa stesa. Quindi il succo qual è? Abbiamo avuto un po' di passaggio trambustolento, diciamo, o lo possiamo ancora vivere con strascichi in questa settimana. Fatto sta, questa è la settimana della risoluzione e della sanazione, con una piena chiarezza mentale degli approcci, scusami, con una piena chiarezza mentale di quello che è stato e che è accaduto, al fine di farti fare un ulteriore step evolutivo che ti desse maggiore stabilità. Mi parla di più ambiti su più fronti, Vedi, qua c'è il matto, lasciarsi di nuovo andare alla vita, essere più motivate o motivati, ok. Vediamo la carta positiva per te in questa settimana. Vedi il sole, vedo allegria, una ripresa psicofisica. Magari queste sono state proprio settimane molto turbolente o giorni turbolenti da un punto di vista energetico, ve l'ho spiegato anche nel video dell'estate di Pan, no? Quando ho fatto tutti i segni zodiacali sull'estate di Pan, di Ferragosto, l'estate di Pan, giorni turbolenti, c'è una piena ripresa di allegria, di felicità, di amicizie. Vediamo quale può essere la carta in negativo. Il Cavaliere di Coppe, forse è l'amore un po' che non avanza, diciamo. Però per il resto c'è l'amore relazionale di coppia in quel senso lì. Però per il resto io ti vedo bene. L'amore adesso lo analizziamo, lo vediamo, ma ti vedo proprio bene a livello psicofisico, mi spiego? Qua abbiamo una torre, stiamo vivendo un cambio emozionale forte rispetto anche all'interazione con l'altro, no? Quindi l'unico dato, diciamo, un po' in giù può essere il movimento d'amore, la relazione di coppia, però qua vedo che le cose, sì, c'è proprio una ripresa emozionale, d'accordo? Vediamo un po' che cosa ti dicono gli Angelion. Però, amore, unione, fiamma gemella, apertura, congiunzione. Allora, guarda, prima di tutto questa è proprio la carta che mi dice: riguardatevi ragazze mie per favore il video fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, che l'ho nominata prima e quindi non è un caso, proprio perché vi darà un assist, un sostegno in più. Allora, questa è la settimana in cui finalmente c'è una situazione di allegria e quindi anche le tue vibrazioni salgono, si espandono, poi c'è la stella che mi parla della sanazione di queste dinamiche mentali, no? Quando la mente entra in gioco, che ti dà anche abbassamento d'animo, ok? Ci sarà un'apertura rispetto a questo e anche l'amore rifiorisce per te, l'amore inteso come proprio amare tutte le tue peculiarità, amare te stessa o te stesso in tutte le forme, di conseguenza anche l'apertura, inizia un'apertura verso l'altro fuori da te. Va bene? Ok, quindi mi parlano di emozioni, situazioni emozionali e adesso per la ciliegina sulla torta andiamo a vedere l'amore, in amore cosa accadrà. Allora, andiamo a vedere sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Vediamo che cosa accade nell'amore in questi giorni per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli. Ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Allora, carta guida, amore, settimana che va dal 19 al 25 agosto. Re di bastoni, e ce l'avevano preannunciato anche di là. C'è qualcuno che si fa avanti. Qua io vedo una persona che il re di bastoni è colui che ha coraggio, no? Di fare delle azioni, prendere la situazione in mano, fa azioni verso di te. Abbiamo una persona volenterosa a fare azioni verso di te.
chiarissimo, con Re di bastoni, il mondo di una persona che vuole fare punto a capo o di una persona che ti fa iniziare una nuova tappa da un punto di vista relazionale. Abbiamo Re di bastoni, ok, forte il segno del leone, Sagittario, Ariete, ma al di là del segno questa è l'energia di questa persona, cioè colui che fa azioni, che dimostra. Vediamo un po'. Gemelli. Amore, settimana che va dal 19 al 25 agosto. La giustizia, 7 di spade, c'è un po' di mancanza di fiducia, non so se da parte tua, credo sia tu perché le spade e gemelli comunque, no? Il segno d'aria e anche la bilancia, o c'è un po' di mancanza di fiducia da parte tua, o un evitarsi, o le cose non sono state fatte bene, non c'è stata giustizia per bugie, inganni, o vediamo un po', dai. Energia attuale. O sei tu che non ti fidi, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, o tu stai evitando qualcuno, per giustizia. Energia futura e conclusione di energia futura. 7 di spade, 5 di bastoni, 9 di denari, 7 di coppe. Qua ci sono persone in mezzo. Cioè, qua c'è una mancanza di fiducia o discussioni per terze persone, oppure per una persona che ha avuto un comportamento un po' più individualista, ha pensato un po' più a se stessa e quindi ha generato delle tensioni o mancanza di fiducia o discussione per aver mentito o aver detto delle bugie. Sì. Vediamo un po' che succede. Energia attuale, gemelli, 4 di coppe. Vedi, ce l'avevamo anche di là il 4 di coppe. Ti vedo un po' insoddisfatta o insoddisfatto, un po' rifiutando opzioni, un po' no, non mi va, no, non mi va, un po' così. Vediamo il positivo. 5 di spade al positivo. Allora, qua c'è tensione o rancore con qualcuno, c'è rancore o tensione nei confronti della persona, dell'amore. Però questo rancore sta al positivo, questa tensione, anche questa mancanza di fiducia verso l'altro sta al positivo. Questo mi dice che la situazione andrà a migliorare in questi giorni. Vediamo il blocco qual è. 4 di bastoni il blocco. Forse non c'è stabilità con qualcuno, oppure qualcuno non può dare stabilità, 4 di bastoni, oppure siete insoddisfatte per un incontro che non si può dare o non si potrà dare, non lo so, vediamo un po'. Passato, asso di spade, il sole. Allora, per alcuni di voi qua c'è una persona con la quale c'è una bellissima energia del sole, anche un'ottima comunicazione, però adesso siete insoddisfatti o insoddisfatti. Oppure nel recente passato avete avuto chiaro il fatto di stare bene con voi stesse, con voi stessi, con i vostri amici, però rispetto alla relazione con l'altro non vedete una persona all'altezza per darvi stabilità come la volete. Vedete un po' dove vi risuona, eh? Forse c'era comunicazione qua con qualcuno, poi siete state un po' insoddisfatte di questa comunicazione. Vediamo che succede qua prossimi giorni dal 19 al 25 agosto, gemelli. La stella. Oh là là, abbiamo il cavaliere di coppe, eccolo. E il 7 di denari, sì. Qua c'è un amore potenziale. Allora, io qua vedo che c'è una persona, cavaliere di coppe. Allora, la stella mi parla di una persona che è mandata dal destino, una persona che anche del tuo stato d'animo che si sistema. Se dovevate sistemare qualcosa con qualcuno, te lo avevo già detto qua, la tensione si sistema perché viene sanata la tensione e c'è un movimento d'amore nei tuoi confronti. Il 7 denari mi parla del fatto che le cose iniziano a seminarsi bene. Iniziano a seminarsi bene, la situazione di mancanza di fiducia sparirà, perché vedrete qua, te l'ho già detto, con questa persona che fa azioni nei tuoi confronti.
Che c'è dopo il 7 di spade? 7 di denari, scusami, il paggio di spade. Io credo che tu nutri ancora un po' di remore, perché le spade sei tu, nei confronti dell'altro fuori da te, dell'altra persona, un po' di mancanza di fiducia. Ecco perché stai a vedere, accetti questa persona, dici ok sì, facciamo questo, facciamo quest'altro e vedi che succede, stando un po' sulla difensiva, perché vuoi mettere un po' alla prova questa persona per vedere se o vi incontrate veramente, oppure ti dà stabilità, ti senti a tuo agio con questa persona. Ti ricordi che nell'altra stesa il Cavaliere di Coppe stava al blocco, no? E ti ho detto che le cose miglioravano. Infatti questa è la settimana del miglioramento delle condizioni relazionali con l'altro. Per le ragazze single, qua entra 100% una persona che è potenzialmente alla tua altezza e vedrai un po' come va, lo metterai alla prova, però potenzialmente alla tua altezza. È la settimana, diciamo, della prova per l'altro. Per le ragazze invece che hanno già una connessione con una persona, però erano un po' insoddisfatte in questo momento perché non si potevano vedere o per mancanza di stabilità, adesso le andiamo a chiarire con i mini tarocchi. Qua io vedo che si sanano queste dinamiche, eh. Cioè ti ho detto la situazione migliorerà, non c'è più tensione o conflitto o rancore, però tu nutri un po' nel profondo, diciamo, vediamo che succede. Mm? Ok, vediamo cosa ci aggiungono i miei tarocchi o cosa ci confermano. Qua abbiamo forte il segno dell'acquario, del leone. Ok, vediamo un po'. 4 di coppe, energia attuale. Il 3 di coppe. State un po' svogliati di aprirvi, di conoscere gente nuova, oppure state un po' svogliate, non avete tanta voglia di festeggiare o comunque sia state un po' così. O state un po' così, o perché una persona non ti ha preso seriamente, non ti prende seriamente, tu stai un po' scocciato o scocciato di questo. Vediamo il 5 di spade al positivo. 2 di bastoni. Può esserci una distanza tra te e questa persona e quindi questo può generare un po' di tensione. Però vedo che il 2 di bastoni mi parla di apertura di cammino al positivo, cioè fare la scelta di sanare, mi spiego? 4 di denari, scusami, 4 di bastoni al positivo, oggi sto così, 4 di bastoni al negativo, perché questo 4 di bastoni? Il 6 di bastoni, probabilmente con questa persona non sai se ti può dare la stabilità o c'è un esito positivo in una stabilità con questa persona oppure no. Ecco perché stai un po' sulla difensiva, lo metti alla prova. Sì, non sai se c'è esito positivo oppure no, stai un po' così, ok? E mi raccomando la mente, ragazze, io vi dico quello che leggo, però voi sapete voi come applicare laddove io dico delle cose, no? Senza fare un podcast ogni stesa sull'amore, ok? Il sole e l'asso di spade, il matto. Sì, qua vedo che c'è stata qualcosa di nuovo, il 9 di denari. Vedo che qua avete potuto conoscere gente nuova, al tempo stesso vi siete dedicate alla vostra stabilità personale e vi siete lanciate verso la vita, però conoscendo gente nuova o con i vostri amici, però nell'amore c'era un po' di insoddisfazione perché non sapete se diciamo le persone che avete conosciuto, quelle che potete conoscere, vi danno la soddisfazione che volete veramente. Sì, vediamo un po' questa stella. E qua abbiamo il carro, 100%, qua c'è avanzamento d'amore nei tuoi confronti. Può essere una persona che arriva da lontano, o da un altro luogo, insomma. Il cavaliere di coppe, 6 di coppe. C'è una bellissima energia di riconnessione tra te e qualcuno che già conosci, oppure tra una persona a te e una persona nuova. Può darsi che sia una persona che viene da fuori, che non abita nel paese dove abiti tu e sei una persona nuova, però c'è una bellissima riconnessione con il 6 di coppe. Qua c'è anche il 5 di bastoni, quindi per alcuni di voi che hanno avuto una discussione con questa persona o erano insoddisfatte, parlerete anche di eventuali altre persone o situazioni che si sistemano a tuo favore. Però voi comunque mantenete il vostro beneficio del dubbio, diciamo. Vediamo il 7 di denari. Il paggio di bastoni.
Tante vedo comunicazioni ben aspettate, la voglia di investire qualcosa di nuovo, vedo comunicazioni. Questo paggio di spade. L'eremita, vedi, però tu ci vai cauta cauta, perché io le spade le attribuisco a te, no, gemelli? Tu ci vai cauta cauta, prudente prudente, per vedere se questa persona è alla tua altezza, sì. Però vedo una bellissima energia qui. Ok, ragazze mie e ragazzi, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli, lui e lei, che non lasciano proprio spazio a nessun dubbio. Per tutte le ragazze nuove li trovate sotto all'info box in descrizione. Qua abbiamo anche il segno della Vergine, forte, Cancro e Ariete. Allora, cosa ti dirà questa persona? Mi hai strappato il cuore. Mi hai strappato il cuore. Quindi per questa persona gli hai strappato il cuore, c'è poco da aggiungere. Cos'altro ti dirà questa persona? L'amore è follia, sì, è pazza di te questa persona. L'amore è follia che cosa vuol dire? L'amore è lasciarsi andare rispetto a dei costrutti che abbiamo. Quando il nostro corpo, il nostro istinto ci dice qualcosa ma la nostra mente blocca, quando la nostra mente vuole analizzare le questioni dell'amore, e allora si perde la magia. Quindi l'amore è follia. Questo è un monito anche per te. Cos'altro? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questa carta ha a che fare sia con te che con questa persona. E cicli dolorosi inerenti al mentale che ci domina, no? E quindi qua c'è una voglia di lasciarsi andare rispetto a cicli dolorosi che hanno a che fare con la mancanza di consapevolezza e quindi con l'ignoranza del karma, no? Il karma, vi insegno sempre, è ignoranza, cioè la mente ignora di essere profondamente tu, di essere tu profondamente amato o amata. Quindi qua ci si rende conto che la vita ti ama e quindi basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi laddove non vedevo l'amore di Dio che si esprime in ogni cosa che vivo. E quindi c'è proprio la sanazione con la stella di queste dinamiche, la voglia di aprirsi, va bene, nonostante un po' di dubbi qua con la mente. Ok, vediamo l'ultima carta di Rider White, cosa ci dicono i Rider White. Sì, il mondo, avviene un compimento, una nuova tappa della tua vita, guarda qua c'è l'asso di coppe. Sebbene qua può esserci questo, poi può andare un po' più lenta la concretizzazione, proprio perché i tuoi dubbi devono essere sotterrati, diciamo. E c'è una nuova tappa dove l'amore sgorgerà di nuovo in te. Ok. Vediamo un po' cosa ci raccontano gli oracoli invece. Secondo le regole, costruire palazzi. Il pensatore. Ti vedo pensare rispetto a questa opportunità. Costruire palazzi, si possono mettere le basi di qualcosa? Ce la fa? Se li bastoni, cioè avrò esito positivo in ciò che è stabile per me, ci penso, il pensatore. Quindi questa sei tu. Vediamo un'altra. A dire il vero, abbiamo una persona che si scopre, si svela completamente anche con il cuore in mano, parlandoti, dicendoti la verità, e anche rispetto a quello che abbiamo visto prima, se ci sono state magari delle tensioni riguardanti altre persone, o tue tensioni interne con questa persona, o tue resistenze rispetto al darsi, no? All'altro, perché stai facendo un lavoro su di te. Qua c'è proprio un togliersi le maschere e vedere l'anima della persona. Come vi insegno sempre, maschera, la persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Ogni persona è uno strumento del divino, è una maschera del divino, e allora tu vedrai quello e si apre una nuova tappa della tua vita relazionale. Bellissimo, ragazzi miei e ragazzi. Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!